ci sto io che vi aiuto per la vigilia di Natale, non sapete che fa? Vi faccio uno spaghettino di quelli buoni, bello spesso, con calamaretti, vongole verace e bottarga. Dici, ma quanto mi costa? Seguite a me, vi dico io che vi costerà poco. Calamaretti spillo, questi sono a bontà ragazzi. Poi spaghettone, peperoncino, bottarga, aglio, prezzemolo e vongole veraci. Vuoi far innamorare qualcuno alla vigilia? Devi fare sta ricetta. Iniziamo subito a partire dai calamaretti spillo. Io quando voglio male qualcuno in cucina, no, che mi sta un po' antipatico, quello che lavora di meno, quello che fa un po', gli do questi da capà, da pulire. Questa è diciamo, t'allunga la vita questo signore che li pulirà, perché ti dirà tante di quei bestemmie, di maledizioni che t'allunga la vita. Perché tu pensa che devi togliere gli occhietti, devi fare all'interno, vuoi vedere come si fa? Tagli qua, senza bucare gli occhi, perché sennò ti schizzi tutto addosso. Quindi levi gli occhietti, eccoli qua, te rendi conto? Sì? Già detto, ma Max, ma bene a te, bene ai campi tua. Poi levi l'interno così, come se fosse un calametto normale, levi la spinetta, questa, perché sennò te la senti in bocca, ti dà fastidio. Ti metti qua, lo sciacqui un po', ecco qui, e questo è quello che ti rimane dal calametto spillo. Il gusto del pesce, tanto lo daranno le vongole. Andiamo a pulire le vongole. Cosa fondamentale, queste qua sono vongole d'allevamento, quindi già sono spurgate. Che fate voi? Le battete una a una, dopo 4 vongole che vedete non ci sono residui di sabbia qui sopra, le potete togliere e queste sono buone. E continuate con le altre vongole. Questo perché si fa? Perché delle volte ci sono quelle vongole cattivissime che sono strapiene di sabbia. Quando le batti qua si aprono e vedi che ci sta un castello di sabbia dentro, quindi guarda pia la butti, perché se no la cosa peggiore che può succedere su un piatto di mare è avere o la sabbia tra i denti o le squame tra i denti. È una cosa odiosa. Buone, sono sane, perché adesso anche il modo di allevarle, di purificarle è diventato abbastanza, c'è un po' di sabbietta, vedete, poca, ma non è che sono piene di sabbia. Vai. Gli diamo una sciacquatina, appena. Aglio, olio, di quello buono, oggi abbiamo i fratelli Ligari, vai. Ma devi stare mai la vongola senza prezzemolo e aglio? C'ha la lacrima, piagne. Facciamo rosolare bene, possiamo pure metterle direttamente, perché non dobbiamo soffriggere. Da furbi, che fate? A voi vi serve tanto liquido, no? Quindi che famo? Ci mettiamo un po' d'acqua, così ci avremo più liquido per cucinare la nostra pasta. Mi senti i rumorini? Queste cose stanno già cominciando a muovere, capito? Qualcuna si sarà aperta, sono sicuro, eccole qua. Belle così. La cosa figa da fare, eccola, che quelle già aperte le levate, perché sennò si strasciugano. La dice, mamma mia quanto sei, quanto rompi. Non volete mangiare bene, dovete stare attenti ai dettagli. I dettagli sono fondamentali. Cucinano un po' tutti, però chi fa veramente la roba buona sono pochi. Vedi come so, non è rinseccolita così. Il profumo devi sentire. Guardate, tutte si sono aperte tutte, tranne questa signorina qua. E spengiamo, non insistiamo, se non si apre ci avrà i suoi buoni motivi, no, per non aprirsi. È vuota, ci sta niente. Guarda che faccio, metto tutto quanto il liquido, guarda che bello, questo già mi cintigliere il pane io dentro, che spettacolo. Eccolo qua, bello. Questo è il nostro dado, perché noi il dado non lo compriamo, noi insaporiamo quelle cose in casa, quelle belle, i fondi che facciamo buoni. Carta, così, come quando state in barca. Avete mai cucinato in barca? Si lava pochissimo, si lava. Qualche giorno prima, qualche settimana prima, tu ti compri le vongole e spendi di meno, te le pulisci tutte, le metti dentro a questo liquido perché così non ti si seccano. Qualche guscio, già lo so, non ti fai fa dire che le vongole che hai comprato, se non vedono i gusci, i tuoi commensali, che a malapena si presenteranno con una bottiglia di vino, col panettone che hanno riciclato da qualche parte, no? Si permettono poi da criticare, diranno ma che sono congelate perché non vedono il guscio? Tu ti accontenta pure questi, perché purtroppo i parenti in sé ci potremmo scegliere
capitano. Non sono obbligatorie queste vongole, puoi usare anche i lupini, le vongole normali, che sono anche più buone e gustose. E quando fai delle scelte devono essere talmente due che riesci a convincere anche gli altri. Questo qui che ci stiamo mettendo adesso sarà quello che poi si troveranno nel piatto le persone che mangeranno, no? Tutti quanti là, aspetta, ma è pronto? Devono stare zitti, stanno a mangiare zitti. Voi direte che brutta esperienza che c'hai, Max. Oddio, sono come le vostre, sono sicuro sono come le vostre. Vai, oh, Dio abbondante. Aglio, lo grattate, così per quello che non mangia l'aglio non c'è problema, non c'è. Per modo di dire, vai. Il calore, partite piano piano, a metà, così. Nel frattempo, mentre qua sto olio si profuma lentamente di quest'aglietto, voi vi fate un po' di prezzemolo. C'è quello che non vuole mangiare il prezzemolo, non vuole lo spaghetto del prezzemolo, quindi mettete all'ultimo. Così a chi non vuole il prezzemolo, una pasta, perché diventa un ristorante casa vostra, no? Ognuno la vuol chi la vuol cotta, chi la vuol cruda. Mamma mia, lo so. Partite, andate in vacanza a Natale così, non c'è di sti problemi. Mestolo d'acqua, così fermiamo la cottura dell'aglio. Mettiamo un po' di peperoncino, mettiamo anche un punto di rosso. Mo qui vedete che succede? Si quasi impazzisce, no? C'è questa confusione tra l'acqua e l'olio. Buttiamo i calamaretti puliti. Sale nell'acqua. A me avete capito, mi piace la pasta lunga e spessa, bella doppia. Se avete ospiti a casa, più di 10 persone, fate la pasta corta. Non vi invidio per niente, con tutta sta gente a casa. Vi sto a dire ricette, vi sto a dire come comportarvi con gli ospiti che avrete a casa. Ma che volete di più? Iscrivetevi, fatemi sto regalo di Natale, sto pensierino di Natale e io contraccambierò con delle ricette e dei consigli ancora migliori. Bottarga, qui si apre un mondo di prezzo e di tante altre cose. Questa è una bottarga abbastanza commerciale, una bottarga che costa 9 euro 100 grammi, questa è intorno ai 100 grammi, quindi sono 9 euro di bottarga, ma non ce la dovete mettere tutta. Poi che succede? C'è la bottarga, quella vera, che ha un'unghietta ed è coperta, qui c'è un pezzetto di carta ed è coperta, e quelle sono proprio le bottarghe che vengono prodotte in Sardegna da muggini sarde, quelle sono quelle proprio vere. Questa è una bottarga buona, però sicuramente sarà una muggine estera, ok? E vengono fatte lo stesso, ugualmente vengono prodotte in Sardegna, però avete capito, cambia il prezzo. Questa costa 9 euro, 90 euro al chilo, quella buona costerà 160 euro al chilo, quasi il doppio. Però ragazzi, dipende da quello che avete in tasca e se vi piace tanto la bottarga. Io amo questo tipo di prodotto quando è maturato in questa maniera, che non è troppo secco, perché vedete che colore ha? Ha un colore ambra però chiaro, non è molto scuro, e io lo amo quando è così, sinceramente l'amo proprio quando è così, perché addirittura non è tanto sapida, è perfetta per i miei gusti. È un po' più difficile da pulire, però vi dico la verità, se vi mangiate con la pelle niente, si può mangiare. Respiriamo cose peggiori, respiriamo. Come la vuoi? Così, sottile? Anche con la taglierina da tartufo, vedete? Così. Non ce ne vuole tantissima, capito? Adesso è quasi cotta, manca un minutino a fine cottura. Quindi adesso dobbiamo... Perché non l'ho tirata come al solito 2-3 minuti prima del fine cottura? Perché non voglio stracuocere i calamaretti, no? Se vedete un po' di nero è perché qualche calamaretto sicuramente avrà avuto un po' di inchiostro. Non va piate con quel poveraccio che va puliti, poi succede. Non peccate niente, è tutto buono. Oltre a quello che abbiamo messo, adesso ci mettiamo anche un po' di liquido delle vongole, così se bella si insaporisce bene, no? Oh, vedete nominare qua, quando mettete i bicchieri in freezer li fate belli ghiacciati. Qua ci si beve un bel vino bianco. Oggi c'ho pure un vino natalizio. Ho il 12,5 Christmas Edition. Quindi, dici, ma che vuol dire, Max? Un Malvasia bianca Salento IGP. Guarda che carino, da Orvaglione. Ci sta pure sto QR code. Andate qua, scannerizzate e potete pure partecipare a un bel concorsetto. E beccate pure qualche regaluccio se siete bravi. 7,50 euro. Vino è buono, pugliese. Da paura, mo lo assaggiamo. Bicchiere ghiacciato, mi raccomando, ragazzi. Poi
Non andate sempre sui soliti nomi blasonati che poi diciamo è tanto marketing. Prendete, andate a scoprire cose nuove, divertitevi. È buonissimo, è buonissimo. Si sente al profumo un qualcosa, una nota dolce, ok? Ma poi invece è un vino bello, secco, ti lascia una bella bocca. Ora bisogna però assaggiarlo con gli spaghettoni, vediamo un po' che dice. Qua che sta succede? E il cremone sta succedendo, eccolo qua. Spengo tutto, fermi. Vongole, za 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 za. Guarda qua. All'ultimo ho spento il fuoco, non ho messo sale per niente. Volete il prezzemolo? Posso mettere? E voi andate lì. Tutti quanti vi risponderanno sì, vogliamo il prezzemolo. Sarà vero? Boh. È The Sound of Love, ragazzi, dai. Così, senti che morbidezza. Guarda che spaghettone, sei il solito, come me, guargarozzone, non ti accontenti mai. Mettici un goccetto d'olio. Guarda che pasta. Guarda qua che pasta, stupenda. Assaggiamo un po', se di sale sta bene. Buona, guarda che che spaghettone che ti ho fatto. Un bel piatto famo, no? Mica famo i migragnosi, no? Ormai li abbiamo invitati, ne potremo più cacciare. Due vongolette per quelli che non stanno mai zitti, che ci hanno sempre dati qualcosa. Bottarga, non la tagliate troppo prima perché sennò si secca, quindi è meglio farla a momento questa roba. Poi dopo che hai mangiato e bevuto, ti metti pure a far quiz, dai, e poi vinci pure qualcosa, ma che vuoi di più? A nostra e buone feste a tutti. Pure a quelli che ci hanno la disgrazia che c'è quelli che non gli piacciono. A casa, ciao!